Sesta vittoria consecutiva in casa, una partita in cui non bisognava solo forse battere l'Udinese, ma anche quel timore di vincere questa partita che ha accompagnato. Insomma, io dicevo, non sono dei robot i ragazzi, quindi è normale, è umano che dopo una partita, dopo aver mancato il passaggio di turno, ci potesse essere psicologicamente in ciascuno di loro dell'amarezza, della delusione, quindi bisognava vincere anche questa, cioè buttare via anche queste tossine negative. Ma non abbiamo mai scoperto il fianco, l'importante era mantenere poi un equilibrio, era mantenere una testa, un ragionamento solido per quello che doveva essere lo scorrimento della partita. Se non ce la fai poi metti qualcosa, ma ora non c'è da andare allo sbaraglio perché dobbiamo piacere, dobbiamo vincere la partita in 2 minuti, che era la cosa più rischiosa che potevamo fare. Noi siamo rimasti ordinati fino da ultimo, abbiamo fatto delle buonissime cose nel primo tempo, un po' troppo scolastici, un po' troppo previdenti a quello che era il risultato che volevamo andare a chiappare, non risultato di partita ma risultato delle fasi di gioco, delle situazioni che stavamo organizzando, ecco. Però poi la partita in generale è stata fatta molto bene, abbiamo preso un paio di tiri di troppo dove c'è stato anche qualche rischio che poi trovino il tiro importante, però Andanovic su quei due hanno tirato un porta, si è comportato molto bene, tra l'altro in questi passaggi dietro è stato bravissimo con i piedi, oggi ha ricominciato sempre l'azione quando loro poi dettavano questa vampata di volerci pressare, di volerci venire a mettere in confusione. Noi siamo sempre usciti, eccetto 2 palloni da ultimo dove abbiamo persi però nel mezzo al campo, lì non c'aveva nessuna colpa. Siamo stati bravissimi nella gestione poi al limite dell'area, che quando vieni da un momento così aumenta la tensione, aumenta il rischio che poi tu vada a fare l'errore banale, ecco. Poi ci sono capitati dei palloni nel primo tempo che vanno imbucati bene, vanno dati bene a quello libero, perché eravamo anche in superiorità numerica, siamo arrivati di vicino al palo a metterla dietro, non abbiamo trovato quello che ha corretto poi verso la porta. Secondo me è un passo importante perché è fatto in maniera corretta, anche se non è un passone, ma è fatto in maniera corretta, è fatto in maniera precisa, e l'addizione di questi passi fatti piccoli, tanti, ti porta poi il grande risultato e ti riporta fuori da questo momento qui, perché lei giustamente ci fa capire, poi ognuno vede i risultati come gli pare, tutti ci rammentano queste 7 partite, lei ha detto è la 6ª di fila che si vince in casa, per cui questo ci fa piacere, e se ce ne mettiamo qualcuna di più di partite si va a vedere che i punti, insomma, tutto sommato non sono poi malissimo, ecco. No, direi no. 94 minuti, 4 minuti in cui l'Udinese è arrivata in area, è stato dal terzo al settimo in cui sono venuti fuori. Cosa ti è piaciuto maggiormente? La tranquillità, la pulizia con cui hanno giocato, o anche dopo essere andati in vantaggio, dove c'è stato un tentativo dell'Udinese, la capacità di gestire in maniera molto lucida e intelligente il vantaggio per portare a casa i 3 punti? Perché sono stati 2 atteggiamenti differenti, uno quella di fare il gol, l'altro invece quello di gestire e magari cercare di fare il secondo. A quel punto lì noi ci siamo un po' incastrati a loro, perché soltanto da un punto di vista tattico potevamo prendere degli svantaggi, perché poi come squadra siamo forti come loro e di più di loro, però in quel caso dopo che sei passato un vantaggio loro alzano quello che è il livello di reazione, perché ormai se la abbiamo persa, allora raggiungono, diciamo, una qualità, una quantità di forza da mettere dentro le situazioni, che bisogna anche stare un pochettino attenti, e noi lì ci abbiamo perso qualche pallone di troppo in uscita, perché sennò poteva aprirsi lo spiraglio per andare a far male, e altre situazioni si sono ugualmente compiute, non portando in fondo il vantaggio che ci eravamo creati nella costruzione del gioco, però poi abbiamo tentato anche, e c'erano capitate le situazioni per chiudere la partita. Alberto?
Buonasera mister, Ciao, quanto è stata importante la partita di questa sera, un po' per schiacciare quel vampiro che qualcuno stava già iniziando a far circolare, insomma mister, stasera davvero una vittoria che non importava come, però è arrivata ed è importante? Sì, è vero, ma quando si dice non importava come, poi è come diventa che non sia meritata. Questa vittoria è pulita, è netta, è voluta, è corretta, è giusta per quello che è stato il comportamento dei calciatori. Quando si passa, noi calciatori, noi addetti ai lavori, siamo dentro questo movimento che non ti fa avere tutta quella tranquillità possibile, diventa difficile tirare fuori delle prestazioni che ribaltano tutto. Ecco, un risultato come quello che abbiamo appena passato dell'esclusione dalla Champions è una cosa che tu te la vuoi togliere da addosso, ma ti rimane un po' attaccata, per cui vedere che la squadra stasera da un punto di vista tattico sta ordinata, non si fa prendere dal nervosismo e vince la partita meritatamente e correttamente, insomma, è la cosa più importante a cui puoi ambire in una gara del genere. Ilaria. Buonasera mister, le chiedo cosa ha pensato quando ha visto Icardi che faceva lo scavino, perché lui ha avuto una freddezza pazzesca. E lui è uno di quelli che ha queste qualità così forti da aspettarsi di tutto, ecco. Però in quel caso lì secondo me è andato proprio a voler prendere tutta la tranquillità e tutto il sicuro possibile battendolo così, perché ha visto che il portiere si era già incanalato e si era già quasi buttato da quella parte lì, però lui con la coda dell'occhio prima di calciare l'ha sgamato e ha tirato e ha fatto il gesto più sicuro possibile per fare gol. Grazie mister. Grazie a voi. Buona settimana.